Allora, registrazione del 3 ottobre 2011 dello stato d'avanzamento dei lavori di costruzione dell'automotore magnetico stellare. L'automotore magnetico stellare è stato completato in tutti i suoi componenti, quindi della struttura meccanica e delle parti magnetiche, nel novembre del 2010. Era composto in origine da un anello invertitore di ferro dolce, da magneti a neodimio che interagivano con un altro insieme di magneti al neodimio, il tutto coordinato da un sistema di armonizzazione dei movimenti. All'origine, il progetto originale, purtroppo ho dovuto modificarlo perché ho avuto delle grosse difficoltà, anzi ho ancora delle difficoltà per avere il ferro dolce dell'anello invertitore, due coppie di magneti ribassati della zona centrale, cioè magneti rotanti, e dell'inibitore del campo magnetico che servivano per superare il punto critico durante la rotazione. Quindi dopo aver terminato tutta la struttura, verificato il funzionamento meccanico e coordinati i vari movimenti, ho posizionato provvisoriamente un anello invertitore in acciaio dolce per poter simulare meccanicamente la rotazione di tutto il meccanismo. Quindi, dopo aver verificato il funzionamento meccanico di tutto quanto il complesso della struttura dell'automotore, ho dovuto sospendere per alcuni giorni la costruzione in attesa di avere le varie risposte dalle fabbriche che ho contattato un po' in tutto il mondo, per poter avere sia il ferro dolce dell'anello invertitore, sia il metal glass, che sarebbe l'inibitore magnetico, e i 4 magneti riabbassati rotanti collegati all'albero. Quindi, non essendo riuscito ad avere questa parte dei materiali e non avendo a tutt'oggi ancora avuto questi componenti, ho modificato parzialmente la struttura, eliminando l'anello invertitore, sostituendole da 5 magneti rotanti periferici. Quindi strutturalmente l'automotore è composto da 16 magneti rotanti collegati all'albero motore, che interagiscono con 5 magneti mobili che fungono da pistoni magnetici, e altri 5 magneti rotanti che vanno in altra repulsione con i magneti mobili. Quindi qui vediamo una parte della modifica che dovrò costruire in acciaio austenitico, che sono il supporto dei 5 magneti periferici. L'automotore è composto quindi da 16 magneti rotanti della forza di altra repulsione di circa 150 kg, da altri 5 magneti mobili collegati alla biella della forza di alta repulsione di 250 kg e 5 magneti rotanti periferici della forza di circa 300 kg.
Questi sono dei modellini in legno perché non potrei tenerli in mano data la grande forza magnetica che questi hanno. Quindi complessivamente sono 16 più 5 e 5, 10, 26 magneti al neodimio con una forza di alta repulsione di circa 3000 kg, tolte ovviamente le varie dispersioni magnetiche di carico e anche di attriti, i quali una volta piazzati nel complesso dell'automotore arrivano a sviluppare una forza sull'albero motore di oltre 1500 kg. Bene, adesso passiamo alla simulazione fatta al banco, dove ho tolto la parte dei magneti rotanti, che sarebbe questa, in contrapposizione ai magneti collegati alle bielle, che qui li ho scollegati. Qua vediamo la biella madre che ho bloccato, l'albero motore, il volano e la corona dentata che funge da ventilatore e da volano aggiuntivo. Nella simulazione che ho fatto ho contrapposto manualmente un magnete, uno dei 10 magneti che interagiscono con questi 16 dei magneti rotanti, per dimostrare che fungendo con le mie mani da biella riesco a imprimere un movimento di rotazione in accelerazione a tutto il complesso, che ha un peso di circa 20 kg. Bene, qui ho uno dei magneti mobili già piazzato sulla tazza del diametro di 60 mm, lo spessore di 30 mm, con la forza di alta repulsione di 250 kg. Ora, con le mani, fungendo da biella, io mi avvicino ai magneti rotanti e questi automaticamente si mette in rotazione. Ecco. Gli do un avvio sino a trovare il punto di inversione di polarità. Ecco qua. Ora, dando un piccolissimo movimento con le mani, automaticamente va in accelerazione sinché perdo io il movimento di sincronizzazione nel movimento tra la mano che funge da biella e i magneti rotanti. Sinché riesco a mantenere questo movimento con le mani di alta repulsione, va in accelerazione. Da notare che io non sto imprimendo al movimento delle mani alcuna forza, mi tengo a una certa distanza perché altrimenti potrebbero essere attratti dai magneti rotanti. Io, come potete vedere, non sto imprimendo alcuna forza alle mani, questo leggerissimo movimento lo fa da solo lui stesso nella rotazione. E questo può andare in accelerazione, diciamo, sinché regge tutta quanta la struttura e sinché io riesco a mantenere la coordinazione dei movimenti. Ora io mi allontano, poggio il magnete qua, il quale continua a risentire dell'azione della forza meccanica, adesso lo blocco, della rotazione dalla parte centrale. Vediamo se sì, si blocca. Bene, a questo punto, per poter riprodurre quindi il movimento magneto-meccanico che io ho fatto con le mani
sull'automotore, e quindi per completare la costruzione dell'automotore è necessario che riesca ad avere la copia dei magneti ribassati che andranno qui nei magneti rotanti e il metaglass che dovrò sovrapporre per riuscire a superare il punto critico al momento di inversione di polarità dei magneti. Questo per inerzia ho rilevato e continua a girare per circa 10 minuti.